Buongiorno amici, dopo 2 settimane e mezzo sto riprendendo un po' il movimento. Ho avuto l'intervento alle ernie inguinali e ombelicale e non è stato così semplice come pensavo. Oggi vi voglio parlare di un argomento che in queste settimane di digenza mi è passato per la testa e che secondo me è molto importante nel nostro sport. Parliamo di sicurezza. Ho pensato che la domanda che mi viene fatta tutte le volte che esco è praticamente una sola. È: dove vai a fare un giro? Oppure in alternativa vai via solo o vai via in compagnia? In effetti la maggioranza delle mie uscite è fatta in solitaria. Essere in solitaria ha un pro e un contro. Il pro è che sei solo e fai quello che vuoi e ti godi tutta la natura, mentre se sei in compagnia hai la sicurezza che nel caso ti succeda qualcosa hai qualcuno che ti può magari aiutare. E quindi, essendo molto spesso solo, mi sono posto la domanda di come potermi organizzare per essere, tra virgolette, sempre reperibile e soprattutto di riuscire ad avvertire qualcuno in caso di un incidente. Dunque, quello che ci aiuta al 100% è l'utilizzo del telefono cellulare. Ormai direi che è un oggetto che fa parte della nostra quotidianità e senza di lui non riusciamo a stare, o perlomeno nelle nostre uscite bisogna sempre averlo con noi, carico. Se tu hai un inghippo o hai un incidente perché stai venendo giù per dei sentieri a tutta velocità, sorridente perché sei contento di come stai guidando, ma purtroppo cadi in una maniera non gravosa, cadi in maniera tale che magari hai dolore a una spalla o a una gamba, non puoi più proseguire. Quindi la soluzione è tirare fuori il telefono e chiedere aiuto a un conoscente o a un familiare, o nella peggiore dei casi telefonare al 112 in Europa. Il problema grave avviene dal momento che cadi e perdi conoscenza. Il perdere conoscenza cambia decisamente le carte in tavola. Che cosa avviene se svieni? Avviene che l'operazione di utilizzare il tuo telefono per mandare un segnale di emergenza non è più fattibile da parte tua, e quindi insieme al telefono bisogna a questo punto integrare un altro oggetto tecnologico. Gli oggetti tecnologici che possono aiutarvi sono o un orologio, smartwatch o sportwatch, che abbiano la possibilità appunto di rilevare le cadute. Tramite connessione Bluetooth riescono praticamente a mandare tramite il vostro telefono il messaggio o a chiamare contatti da voi predefiniti oppure direttamente al 112. Un altro oggetto che potrebbe aiutarvi in caso di assenza di smartwatch è il vostro ciclocomputer. Perché? Perché anche i vostri ciclocomputer stanno integrando questa tecnologia appunto di rilevazione delle cadute, e quindi è un altro oggetto che sicuramente vi può aiutare. Un altro oggetto che vi può aiutare in caso di mancanza dei precedenti oggetti che vi ho elencato sono
i sensori di caduta che vengono applicati nei caschi. Anche questi, tecnologia Bluetooth, si collegano al vostro telefono e il vostro telefono manda i segnali. Un altro strumento che vi può aiutare, utilizzando sempre il telefono, è magari una funzione di live tracking come quella che c'è in Komoot, però naturalmente dovete usare un telefono connesso alla rete dati e che appunto comunica a un contatto da voi impostato dove siete live. Anche questa opzione molto buona. La cosa preoccupante è che se finite in quelle zone dove non c'è campo, tutti questi dispositivi messi insieme che utilizzano alla fine la connessione telefonica non vi servono a niente, perché il telefono non riesce a mandare nessuna comunicazione, è senza campo e capita spesso, soprattutto in vallate oppure in mezzo ai boschi, che ci sono molte zone scoperte. E per questo nasce i dispositivi satellitari. I dispositivi satellitari, adesso per farne un esempio, un Garmin InReach 2 per esempio, che praticamente vi consentono di collegare il vostro telefono al satellite e riuscire a mandare un messaggio o una richiesta di aiuto a una centrale operativa che smista la vostra chiamata ai soccorsi più vicini per venirvi a prendere. Il problema grave, secondo me, è che comunque questi dispositivi hanno un esborso iniziale, a mio avviso, abbastanza elevato, perché parliamo sempre di 400 euro, 300-400 euro, e comunque per un piano base vi occorre 200 euro all'anno, diciamo, per un piano base. Un'alternativa a un trasmettitore satellitare può essere l'iPhone, dal 14 mi sembra, attiva questa funzione appunto di chiamata satellitare SOS, mi sembra valida solo per 2 anni, poi comunque dovrebbe esserci un abbonamento da fare successivamente per tenere questa opzione attiva, e comunque l'esborso di un iPhone non è una piccola spesa. Quindi alla fine, stando tra virgolette in spese normali, per dire normali intendo una cifra massimo di 500 euro, non avete nessun dispositivo che vi assicura al 100%, in caso soprattutto di cadute e svenimento, di avere la sicurezza di mandare un messaggio a qualcuno che vi possa venire a salvare. A questo punto l'unica cosa che vi può salvare è che magari abbiate la fortuna di intraprendere un sentiero che non è frequentato, ma durante la vostra gita magari dietro di voi, 10 curve più indietro, c'è una persona che avete passato prima, poi siete caduti, siete svenuti e questa persona magari vi trova. Beh, questa persona vi trova e sicuramente sarà lui a chiamare i soccorsi. Però ricordatevi che i soccorsi arrivano e voi non avete praticamente niente che comunica a loro chi siete, dove vivete, un contatto di qualcuno che magari vi può conoscere, se magari avete delle allergie, se magari avete dei problemi di epilessia o roba del genere. Beh, in vostro soccorso possono venire dei braccialetti. Ci sono dei braccialetti che si possono portare. Questi braccialetti avete tutte le vostre generalità scritte. Sì, ho letto pareri contrastanti sui braccialetti, perché magari in montagna scalando oppure comunque durante la caduta magari si grattano sopra dei sassi e quindi sparisce il tutto. Quindi delle due è meglio avere sempre l'applicazione emergenza ben compilata nel vostro telefono, in maniera tale che chiunque possa aprirla
nel senso che anche se il telefono è bloccato avete l'opportunità di dare l'ok a chiunque di poter controllare i vostri dati. Io personalmente ho deciso di creare un personale QR code con quello che voglio comunicare alla gente e anche con un numero di una persona che decido io. Ho scaricato questa applicazione, una semplice applicazione per la lettura di QR code, ma che comunque funziona molto bene e anche molto rapida nella lettura. Cliccando sotto nel tasto crea avete appunto l'opportunità di scegliere una di queste tante voci, compilarla, fare anche un testo, quello che volete, e salvarvi il vostro personale QR code. Dal momento che avete salvato il QR code potete stamparvelo, potete creare degli adesivi, potete mettere il semplice pezzo di carta dentro in mezzo al vostro portafoglio, e quindi al di là di portarvi sempre la carta d'identità con voi per le vostre generalità, avete comunque la possibilità di aggiungere delle altre caratteristiche vostre, quindi gruppo sanguigno, allergie, numero di telefono, eccetera eccetera. Io ho deciso di stampare tramite appunto questa applicazione 3 QR code. Uno lo voglio comunque applicare sempre sul mio casco, uno lo voglio applicare sulla mia bicicletta e uno lo voglio portare sempre con me dentro il mio marsupio o il mio zaino. Avere un QR code con voi sempre vi può aiutare appunto per agevolare le persone che vi soccorrono, per sapere appunto chi siate e chi possono contattare. Quindi io lo reputo una cosa intelligente. Vi lascio tutto qui sotto sull'applicazione, su comunque tutti i link riguardanti le attrezzature che potete utilizzare insieme al vostro smartphone per essere rilevati. Quindi purtroppo ad oggi un dispositivo che vi dà la sicurezza satellitare, che vi dà la sicurezza di rilevare la caduta e che vi dà comunque la sicurezza di non avere cose in mezzo come appunto una connessione Bluetooth, quindi con un dispositivo fare tutto a prezzi contenuti, non esiste. Se voi ne avete uno e lo state magari utilizzando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sarebbe molto interessante appunto per comunicarlo a tutti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la mia idea del QR code comunque da applicare in alcune zone della vostra bicicletta o del vostro casco vi sia anche piaciuta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!